Il più grande successo del demonio, il suo maggiore inganno, sono due, o meglio è doppio. Da un lato chiama in causa chi non crede che esista, dall'altro, per così dire, chi ci crede troppo. Vi sono due errori, uguali e opposti, nei quali la nostra razza può cadere nei riguardi dei diavoli. Uno è quello di non credere alla loro esistenza, l'altro di credervi e di sentire per essi un interesse eccessivo e non sano. I diavoli sono contenti da ambedue gli errori e salutano con la stessa gioia il materialista e il mago. Del medesimo tenore le parole di Charles Baudelaire, così come l'agnostico André Gide: non credo nel diavolo, ma è proprio quello che il diavolo spera, che non si creda in lui. Eppure, al di là dei richiami dotti, per uscire dall'inganno, ai credenti basta un gesto semplice, aprire i Vangeli. Aprire i Vangeli che testimoniano come Gesù, nella sua vita terrena, abbia lottato contro la presenza demoniaca, sia insegnando a vincere le seduzioni e soffrendole personalmente nel deserto, sia soccorrendo chi ne era caduto vittima, un compito quest'ultimo a imitazione del quale operano gli esorcisti, cui la Chiesa affida un fondamentale servizio di liberazione e consolazione. Al tempo stesso, però, il maligno c'è e le sue azioni sono purtroppo concrete ed efficaci. Ci hanno voluto far credere che il diavolo fosse un mito, una figura, un'idea del male, ha detto Papa Francesco il 30 ottobre 2014 nell'omelia della messa in casa Santa Marta. Invece esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Non pensiamo che sia un mito, una rappresentazione, un simbolo, una figura o un'idea, spiegò Paolo VI nell'udienza generale il 15 novembre 1972. Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a rimanere più esposti. La lotta infatti deve essere concreta, puntuale. È parte della conoscenza del modo di agire di Satana, che può entrare nella vita dell'uomo in modo ordinario attraverso la tentazione o in maniera straordinaria con fenomeni di possessione, o dell'ossessione o della vessazione e dell'infestazione. Per farci veramente del male, sottolinea Papa Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete et Esultate, il demonio non ha bisogno di possederci, ci avvelena con l'odio, con la tristezza, con l'invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne approfitta e distrugge la nostra vita, le nostre famiglie, le nostre comunità. Tuttavia, esistono comportamenti che possono aprire più facilmente le porte al maligno, permettendone l'azione straordinaria. Per esempio, la partecipazione a sedute spiritiche e comunità magiche, i malefici, la superstizione, o meglio pratiche culturali deviate o apertamente superstiziose. Tuttavia, se risulta importante sapere come opera il diavolo, lo è altrettanto il discernimento, trattato abbondantemente nei manuali, che permette di riconoscere comportamenti che, per quanto simili, vedi patologie psichiatriche, non dipendono dal grande tentatore. L'esorcismo, spiegano le linee guida, mira a scacciare i demoni o a liberare dall'influenza demoniaca, e ciò mediante l'autorità spirituale che Gesù ha affidato alla sua Chiesa. Molto diverso, invece, è il caso di malattie, soprattutto psichiche, la cui cura rientra nel campo della scienza medica. È importante quindi accertarsi, prima di celebrare l'esorcismo, che si tratti di una presenza del maligno e non di una malattia. Solo infatti, una volta appurata l'effettiva presenza di Satana, è richiesta l'azione dell'esorcista, cui spetta anche il compito, sottolinea il cardinale Angelo De Donatis, di saper accompagnare i tribolati dal maligno in un cammino di fede che ha come obiettivo quello della liberazione dalla presenza e dall'influsso demoniaco. Il male, infatti, può entrare nelle vite per attaccamento al peccato, per negligenza, per infedeltà, ma anche, aggiunge il cardinale vicario di Roma, per una speciale permissione divina, volendo Dio stesso portare a compimento quel processo di purificazione che egli chiede a ciascuno e che specificatamente in coloro che cercano di somigliare al Figlio, con tutte le loro forze. Non a caso le angiografie sono piene di racconti di lotta, anche fisica, tra autentici testimoni della fede e il diavolo. Ne consegue che il ruolo dell'esorcista, osserva De Donatis, non può ridursi a quello di distributore di benedizioni.
Come fa a dimostrare che esiste? Al contrario, il contesto di secolarizzazione e di neopaganesimo, l'annacquamento o la perdita della fede, il relativismo e la generale confusione lo deve spingere a curare maggiormente la vita spirituale dei suoi pazienti, per farsi veramente prossimo di chi assiste. Serve accoglienza, preghiera, vicinanza e ascolto di sofferenze profonde. Serve sequela autentica di Gesù, la verità che sconfigge il grande bugiardo, il buon pastore che mette in fuga il leone ruggente. Again.